Allora, bentornati per la visualizzazione di questo nuovo video. In questo video proseguiremo nel parlare di Plesk. L'altra volta abbiamo detto che avremmo impostato la lingua italiana e quindi vedremo come impostare la lingua italiana e altre piccole considerazioni, tra cui le impostazioni dell'utente stesso di Plesk. Non voglio continuare con l'introduzione, passo subito alla visualizzazione del video che ho girato. Ok, buona visione. Allora, ci troviamo sull'indirizzo dove c'è il VPS con Plesk. Adesso ci troviamo nella schermata di accesso. Adesso entriamo, login. Adesso vogliamo cambiare la lingua è quella inglese, noi vogliamo mettere la lingua italiana, quindi dobbiamo andare su strumenti e configurazioni, setting. A questo punto dobbiamo cercare la lingua. Allora, Plesk Appearance Language. Allora, vedete? Plesk Monitoring, Best Practices External Monitoring, Learn More. Per il momento lasciamo correre, non ci interessa. Vogliamo però impostare la lingua italiana. Language. Scegliamo la lingua italiana, Italian. Ok. Poi andiamo sopra e impostiamo Make Default. Enable o make default. Make default. Ok, a questo punto per vedere se the selected language, la lingua selezionata, was set, sarà impostata as the default for Plesk. Per poter avere la lingua di default impostata dobbiamo uscire e poi rientrare. Quindi andiamo qua dove c'è l'omino administrator, login, logout. Adesso rientriamo e la lingua dovrebbe essere quella italiana. Accesso. Ok, la lingua è quella italiana. Alcune parole sono rimaste identiche, administrator è rimasto administrator, però altre voci sono rivenditori, domini, questi sono cambiati, strumenti e impostazioni è cambiato. Ok, questo per quel che riguarda l'impostare la lingua italiana. Ora vorremmo impostare l'account. Modifica il profilo, quindi nome contatto administrator, intanto diciamo lingua interfaccia amministrativa italiano, consente sessioni multiple con questo account, quindi su questo stesso indirizzo possiamo avere sessioni multiple. L'abbiamo già visto questo perché nel primo video dove facevamo vedere il primo accesso noi siamo entrati. Potremmo anche cambiare il nome, indirizzo email, possiamo cambiare indirizzo email, possiamo impostare, se siamo una società, il numero della società, il numero di telefono, il nostro indirizzo, la città, stato provincia, che se siete italiani stato provincia dovete mettere la regione, quindi io sono dell'Abruzzo, dovrei mettere Abruzzo, codice di avviamento postale, e questo ognuno mette il suo. Paese non specificato, invece adesso noi lo specifichiamo. Non siamo dello Zimbabwe, dello Zambia, dello Yemen, siamo italiani. Quindi andiamo qua sopra e impostiamo Italy. Allora, applica. Informazione, il tuo profilo è stato aggiornato. Ok, a questo punto possiamo mettere le impostazioni che ci interessano, compreso l'email,
Se mettiamo l'email, Plesk vuole sapere se accettiamo le newsletter sulla nostra email. In questo caso io vi ho fatto vedere quali sono le impostazioni, ma io adesso non imposto niente, tanto comunque non è difficile capire che si può cambiare il nome di contatto, quindi amministratore, per esempio io lo chiamo Gabriele, facciamo administrator, invece lo chiamiamo Gabriele. Nome della società, non ci mettiamo niente, numero telefonico, per il momento non ci metto niente, voi potete mettere il nome della vostra società, l'indirizzo, attualmente non ci metto niente, la città, ci metto la città, quindi metto Chieti, Stato, provincia, Abruzzo, e codice postale, mettiamo il nostro codice postale. Chieti c'è come codice postale 66100. Ok. Qua mette un indirizzo mail, indirizzo email che non è esattamente l'indirizzo email che abbiamo noi. Questo non so se sì, allora root probabilmente non so se si può cambiare questo indirizzo che riguarda il sistema con Plesk, poi magari me lo vedo più in là, poi ne parliamo. Per il momento basta sapere queste cose qua. Applica. Gabriele, a questo punto io esco e rientro, vediamo cosa è cambiato. Gabriele, io ho messo il sistema, si chiama Gabriele, disconnetti, non c'era bisogno di disconnetterlo, solo per farvi vedere. Accesso, rientriamo, Gabriele. Poi per quel che riguarda strumenti e estensioni ce li abbiamo comunque, strumenti e estensione. Abbiamo gli strumenti per quel che riguarda la sicurezza, l'assistenza e la risoluzione dei problemi, strumenti e risorse, per esempio un terminale tipo SSH che possiamo abilitare, indirizzi IP, in questo caso abbiamo un indirizzo IP solo, modello di hash virtuale, possiamo impostare il nostro modello, ma io vi consiglio di lasciare il modello virtuale che ha impostato per l'host Plesk. Backup manager, attività di pianificazione processi, gestione attività, gestione eventi, impostazioni generali, impostazioni del server, ore di sistema. Io sono in Italia, magari mi potrebbe interessare avere l'ora di sistema in Italia, vediamo se lo possiamo cambiare. 21 maggio 2023, ora 13:08:47. Lo metto in automatico. Non è questo esattamente l'ora. Fuso orario GMT UTC, cambiamo il fuso orario in modo che ci mette quello che ci interessa a noi. A noi è più 1, il fuso orario a noi è più 1, è Roma, quindi adesso vado a impostare il fuso orario meno 5, meno 4, dobbiamo scorrere un pochettino, più America da più 00, più 1, però dobbiamo mettere il fuso orario se vogliamo avere sul sistema, altrimenti anche i siti che mettiamo, i siti web, metterà l'orario in base al fuso orario che c'è qua sopra. Africa, dobbiamo andare su Europa, Londra no, perché è un'ora dopo di noi, GTM, più 1 Europa, London, allora, Europa, non è Londra è un po' meno di noi. Canarie, Tunisia, Porto Nuovo, dovrebbe essere o più 1 o meno 1, forse è meno 1. Africa, vediamo un po', il fuso orario nostro Roma ci dovrebbe essere Europa più 3, andiamo Asia,
Asia GTM, vediamo un pochettino di impostare il fuso orario corretto. Allora, se scriviamo dovrebbe farci ricerca. Roma. Quindi ok, abbiamo scritto, ci ha fatto ricerca. Stiamo più 2, non più 1. Io ero convinto che fosse più 1, invece è più 2. GTM rispetto a Greenwich si trova più 2, Europa. Impostiamo. A questo punto facciamo salviamo. Ora le impostazioni dell'ora di sistema sono state modificate. Andiamo a vedere l'ora di sistema. 15 è l'orario esatto, 15, 11, e abbiamo impostato l'ora di sistema correttamente. Torniamo indietro. Ok. Questo per quel che riguarda il sistema, se noi mettiamo un sito, il sito richiama come ora del sito stesso, se abbiamo degli aggiornamenti, qualcosa, richiama come orario l'ora di sistema che noi abbiamo correttamente modificato. Server web Apache, informazioni PHP, personalizza l'URL di Plesk, performance booster, andiamo a vedere, a vederci questi qua, dominio sottodominio, quindi potremmo mettere un nostro dominio che però dobbiamo prima installare su Plesk per l'accesso a Plesk. Noi diciamo il dominio sottodominio specificato, io adesso c'ho un indirizzo IP qua, ok, però potremmo specificare un dominio, ci dà la possibilità di scrivere il dominio, lo scriviamo, per il momento lasciamo perdere, e poi attraverso la porta 8843, quindi 2.8443 al dominio, possiamo entrare. Facciamo cancel. Ok. Gestione del server, aggiornamenti di sistema, informazioni sul server, componenti del server, gestione dei servizi, riavvia server, spegni il server, remote API, statistiche, quindi il rapporto, posta, informazioni, antivirus, filtro, applicazioni, Vault. Allora, impostazione, gestione, impostazione della modalità notifiche, registro di azioni, informazioni sulla licenza, possiamo andare a vedere le informazioni sulla licenza, clicchiamo e ci dice Plesk Web Host, quindi questo Plesk è una versione Web Host Edition, numero della licenza, prossimo aggiornamento 20 giugno 2023, account utente, rivenditori e clienti illimitato, domini illimitato, alias illimitato, account di posta illimitato, utenti web illimitato, pacchetto lingua 1. Vi faccio presente che se volete più di una lingua a livello di sistema amministrativo dovete pagarlo la seconda lingua. Lingue disponibili, costi al linguaggio, collegamenti per acquistare certificati SL servizi di registrazione, valido per i seguenti clienti, ok, supporto server database attivo, report sull'utilizzo attivo, gestione notifiche attivo, ci dice le caratteristiche, adesso non le leggiamo tutte, backup to Cloud Pro disattivato, Composer, vedete ci sono delle cose che sono disattivate, qualcosa è disattivato, ok, riclicchiamo sulle impostazioni, abbiamo visto che abbiamo una licenza attiva regolare, ok, e che tipo di licenza è, anche il codice della licenza. Poi ci sono gli aggiornamenti che possiamo fare, le impostazioni di aggiornamento. Successivamente andremo a vedere gli aggiornamenti. Perché faremo degli aggiornamenti? Cookie in Plesk, quindi possiamo gestire i cookie in Plesk, andiamo ad aprire, attivato, disattivato, ci spiega in italiano perché abbiamo impostato la lingua italiana, cosa comporta attivare e disattivare cosa, facciamo annulla,
ok, informazioni su Plesk. Allora, ci dice la versione di Plesk, in questo caso la versione di Plesk è la 18053, aggiorna. Allora, ci dice la licenza, Plesk International, ci dice la società, Plesk International GmbH, tutti i diritti riservati, contatto di licenza per utenti finali, contratto di licenza per utenti finali. Leggi, possiamo leggerlo oppure no? Comunque, in ogni caso, questo è quanto. Terminale SSH, se volete possiamo andarla a vedere, certificati SSL. Ora abbiamo il certificato di default e abbiamo la possibilità dei certificati con Let's Encrypt. Qua abbiamo installato 2 certificati, però abbiamo visto che comunque non ci fa entrare con l'HTTPS o perlomeno ci dà errore per andare con l'HTTPS. Allora, strumenti e impostazioni, impostazioni della modalità limitata. Che cosa vuol dire? Se vedete qua sotto c'è scritto cambia modalità di visualizzazione, io ci clicco sopra e vediamo cosa succede. Modalità di visualizzazione attuale, visualizzazione service provider, cioè io sto facendo un servizio, ho l'attivo, la versione che fa il servizio come provider per i provider di hosting web, quindi teoricamente potrei fare il provider di hosting web. Passa alla visualizzazione Power User. Power User, scelta consigliata per gli sviluppatori e le agenzie, o più info su altre visualizzazioni. È una versione, passa alla visualizzazione Power User, poi ripassiamo a questa versione qua, è una versione limitata. Siamo passati, le impostazioni ce le abbiamo comunque, strumenti e impostazioni. Ok, abbiamo le impostazioni, ci sono alcune cose che possiamo fare, altre cose che non possiamo fare con questa visualizzazione, con questo sistema qua. È un po' limitata rispetto all'altra versione, probabilmente se notiamo le schermate, ok, se noi decidiamo di cancellare la visualizzazione hosting provider, non possiamo più tornare alla visualizzazione. Se noi vogliamo la visualizzazione che ci troviamo adesso e rimuoviamo l'altra visualizzazione, non ci possiamo tornare più alla visualizzazione hosting provider, però è utile secondo me, secondo il mio parere, poi più in là tratteremo perché avere effettivamente questa visualizzazione, la doppia visualizzazione, che potremmo dare una visualizzazione a un utente e avere la visualizzazione come se abbiamo più utenti, più siti, più domini, e una visualizzazione hosting provider per noi. Ok, e adesso strumenti e impostazioni, forse sono gli stessi, però comunque qualcosa effettivamente nell'altro sistema è limitato. Cambia modalità di visualizzazione, se lo cancelliamo non potremo più cancellare la modalità di visualizzazione. Se noi lo cancelliamo ci viene detto che la modalità di visualizzazione sarà quella di Power User. Se noi cancelliamo, poi non lo faccio, se lo volete fare lo fate voi e vedete la differenza. Potete sempre reinstallare il server se rivolete la versione questa qua, ma lo possiamo anche vedere, vediamo un po'. Allora, vuoi nascondere il menu per cambiare visualizzazione? Tieni presente che nascondere il menu lo rimuoverà permanentemente. Sarà possibile passare da un'attività di visualizzazione all'altra in strumenti, impostazioni, gestione dell'interfaccia. No, nessuno, che poi vuol dire no, perché comunque a me piace tenerlo qua. Ok, nella versione visualizzazione poi si può vedere come si fa, comunque aggiornamenti di sistema. Allora, per questo video io mi fermerei qua perché non voglio caricarvi troppo, ok. Se vogliamo vedere il modello host, per esempio, poi andremo a qualcosa di più approfondito, installeremo dei domini,
modello di host virtuale, possiamo vedere che le cartelle del modello di hosting virtuale sono CGI-Bin, Conf, ErrorDocs, HTDocs sarebbe dove va il sito web, e WebSpace. mm, Sono tutti dipendenti da root. Ovviamente, se non vengono installati siti come root, non sarà possibile modificarli, cambiarli, aggiornarli. Quindi il modello virtuale, questo qua, va benissimo. Strumenti. Un'altra cosa che volevo far vedere, le estensioni. Le estensioni le vedremo prima, intanto vedremo la prossima volta gli aggiornamenti, perché con gli aggiornamenti faremo le impostazioni di sistema per quel che riguarda PHP, Apache, il server, come si chiama, Nginx, vedremo queste cose qua. Però le estensioni servono. Quando andiamo su estensioni ci verrà chiesto se siamo un cliente aziendale, prezzi IVA esclusa, o un cliente privato. Ehm, Ovviamente se siamo un cliente aziendale dovremo mettere una nostra partita IVA. Io non sono un cliente aziendale, se voi siete un cliente aziendale scegliete cliente aziendale. Io sono un cliente privato, quindi prezzi IVA inclusa, cioè praticamente se compriamo delle estensioni ci sarà anche l'IVA. Aziendale, prezzi IVA esclusa, però dovremmo impostare la nostra azienda, io l'azienda non ce l'ho, quindi clicco qua sopra, salva e continua. A questo punto ci troviamo le tue preferenze IVA sono state salvate. Se devi modificare, usa il bottone qui sopra. Ok, sarebbe questo qua. Possiamo modificare da qua e mettere cliente aziendale. Potremmo impostare. Chiudiamolo. Ok. Naturalmente uno potrebbe anche cercare di fare il furbo per avere prezzi senza IVA, cliccare, però in realtà noi dovremmo notificare la nostra azienda, quindi non lo so. Io personalmente preferisco agire in modo onesto, sempre corretto, quindi sono un privato e quindi ho scelto privato. Oltre a chiudere qua cancel, possiamo chiudere dalla crocetta qua sopra, dalla X. Ok. Se noi clicchiamo, poi ci sono delle estensioni che installeremo e vedremo. Io comunque vi faccio presente che installo solo estensioni gratuite. Ehm, Se noi andiamo qua sopra possiamo, mantenendo, senza premere, mantenendo il cursore sopra estensioni, possiamo vedere le estensioni installate. Settigo, domain, web server, SSL, HIT, Let's Encrypt, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono quelli che vengono sempre installati, poi ci sono le estensioni che dovremmo installare noi. Ehm, Alcuni siti permettono sia una versione limitata gratuita che una versione, alcune estensioni, scusate, non siti, che è una versione a pagamento che effettivamente dà qualcosa di più probabilmente. Io comunque, torno a ripetere, personalmente non uso estensioni a pagamento. Poi se uno ritiene opportuno acquistare delle estensioni lo fa. Ok, per il momento ci fermiamo qui. La prossima volta andremo da strumenti impostazioni a aggiornamenti dove installeremo delle estensioni del server e faremo delle configurazioni sul server, quindi avremo qualcosa di più. Successivamente, nel video successivo, andremo su estensioni e da estensioni, diciamo qua su estensioni, installeremo delle estensioni gratuite e vi spiego quali estensioni e perché. Ora, come ho detto, mi fermo qui. Questo è un video introduttivo per quel che riguarda Plesk e andiamo sulla home. Se andiamo sulla home ci vengono date le informazioni che abbiamo salvate, quindi indirizzo IP, Alma Linux, la versione
Osbian, eccetera eccetera, quindi tutte le cose che ci sono, le informazioni, possiamo visualizzare le risorse, possiamo aggiungere clienti. Poi queste sono cose che vedremo piano piano, non è il caso di caricarci troppo attualmente. Possiamo avere dei clienti a cui assegnare dei domini, li assegniamo noi, a cui assegnare l'accesso attraverso un dominio. Eh, Possiamo vedere un pochettino queste cose qua con calma. Per la prossima volta, come ho detto, vedremo gli aggiornamenti di Plesk, ma non tanto per gli aggiornamenti, perché questo sistema è aggiornato attualmente, poi si può aggiornare, però per vedere le estensioni installate e quelle da installare, e perché installarle e quelle da installare. Anche nell'aggiornamento di sistema esistono alcuni aggiornamenti che sono alcune software che sono a pagamento, che però noi non installeremo, ma sono pochissimi. Ok, mentre su estensioni qua, le estensioni a pagamento sono molto di più. Ok, mi faccio il logout e vi saluto. Disconnetti. Ci vediamo al prossimo video. Anzi, questo è il secondo video introduttivo su Plesk, secondo video che parla di Plesk. Ne faremo parecchi perché su Plesk c'è da parlare. È un pannello molto interessante. Abbiamo visto l'impostazione della lingue e altre caratteristiche, alcune impostazioni per quel che riguarda l'utente di Plesk. Il prossimo video andremo a vedere la gestione, entreremo in un campo più avanzato perché andremo a vedere la gestione da aggiornamenti dei software disponibili su Plesk. Vi faccio presente che per Almavirus Ruby non è presente nell'installer, ma è presente su un server di tipo Debian o Ubuntu. Per il momento vi ringrazio della visualizzazione e vi pregherei di iscrivermi al mio canale. Metto i video, sicuramente preferisco avere tanti utenti che visualizzano i miei video. Ok, comunque grazie della visualizzazione, spero che i miei video vi piacciono. Se li vedete forse vi piacciono, non sono bravissimo, però migliorerò sicuramente nel tempo. Arrivederci al prossimo video, a risentirci. Cercherò di metterlo a breve distanza i video, non come ho fatto in passato che tra un video e un altro passava del tempo. Se avete qualcosa che vi interessa in particolare potete segnalarmelo nelle vostre considerazioni, nei vostri commenti. Se potrò cercherò di mettere video che vi possono interessare. Ok, arrivederci alla prossima volta.